Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo nuovo modello sempre in trend, modello baguette, comunque un progetto che resta facilissimo e velocissimo anche per le principianti. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere anche un mini tutorial riguardo al portachiavi che ho realizzato a forma di cuore che può tranquillamente impreziosire tutte le vostre borse, potreste metterlo anche come omaggio nelle borse che comunque vi vengono commissionate. Per questo progetto ho utilizzato Amore Lanato di Borgo dei Pazzi, questo è l'avanzo di una rocca da 500 grammi. Nel box informazioni vi lascio il link diretto al sito e vi lascio anche il codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Comunque non mi dilungo, vi dico solo che è un progetto comunque personalizzabile per quanto riguarda le dimensioni. Se vorreste realizzare una borsa più grande o più piccola potete farlo tranquillamente variando sia il numero di catenelle iniziali che il numero di righe di lavorazione per quanto riguarda il pannello. Ora non ci perdiamo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, iscrivetevi al canale. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Amore Lanato, 1 metro di catena con 2 moschettoni tondi, una chiusura magnetica. Ho lavorato il tutto con uncinetto 4,5. Avremo bisogno di marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo dalla lavorazione del pannello centrale che sarà lavorato interamente a punto ventaglietto, quindi per la lavorazione delle catenelle iniziali dobbiamo andare a seguire il multiplo di 6 più 1, a cui poi andrà aggiunta ovviamente una catenella per girare. Quindi se volete variare le dimensioni di questa borsa dovrete attenervi al multiplo 6 più 1, quindi avviare delle catenelle che siano multiplo di 6, aggiungere una catenella alla fine e poi un'ulteriore catenella che servirà per girare il lavoro. Quindi per questo progetto io avvierò in totale 37 catenelle a cui poi aggiungerò l'ultima catenella che mi servirà per girare. Queste 37 catenelle corrisponderanno a 25 cm, quindi facciamo un cappio iniziale, ci andiamo ad avviare il numero di catenelle che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Fatte le mie catenelle, sono 37, ne vado ad aggiungere un'ultima per girare, quindi ce ne sarà sempre una in più che utilizzeremo per girare il lavoro. Dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto ci andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Ok, a questo punto voltiamo il lavoro ed inizieremo la lavorazione a punto ventaglietto. Io non faccio la catenella per girare, vado a lavorare direttamente nel primo punto una maglia bassa. Quindi inserisco l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa. Vado poi a lavorare una maglia bassa al di sopra di questa maglia bassa, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una maglia bassa. In questo modo avrò alzato il lavoro ed avrò sostituito la prima maglia alta.
salto 2 punti e nel punto successivo vado a lavorare 2 maglie alte, una e 2, una catenella ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto. In questo modo avrò creato il primo ventaglietto. Il ventaglietto classico si lavora con 5 maglie alte, io ho sostituito la terza maglia con la catenella, ma potete fare tranquillamente anche 5 maglie alte. Dopodiché saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Saltiamo di nuovo 2 punti, nel successivo ripetiamo lo stesso procedimento, quindi andiamo a creare un altro ventaglietto e questo sarà il procedimento che ripeteremo per tutta la riga. Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Poi si saltano 2 punti, nel successivo una maglia bassa. Continuiamo in questo modo per tutta la riga. Ok, termineremo la riga saltando i 2 punti successivi e andando a chiudere la riga con una maglia alta nell'ultimo punto. Questo sarà il risultato della prima riga. Voltiamo il lavoro. Andiamo ad alzare sempre il lavoro con le 2 maglie basse una sopra l'altra, ma sappiate che se vi trovate comode con le 3 catenelle, una maglia bassa e una catenella, fatelo pure perché non cambia assolutamente nulla. Quindi alzo il lavoro con le 2 maglie basse che sostituiscono la prima maglia alta, lavoro una maglia alta nello stesso punto, quindi sempre nel primo. Poi vado a puntare l'uncinetto esattamente nello spazio formato dalla catenella sul ventaglietto e lavoro una maglia bassa. Poi vado a puntare l'uncinetto esattamente dove c'è la maglia bassa e vado a lavorare il ventaglietto, quindi lavoro sempre 2 maglie alte, una e 2, una catenella e 2 maglie alte, sempre nello stesso punto ovviamente. Dopodiché una maglia bassa nello spazio formato da una catenella e poi di nuovo un ventaglietto dove c'è la maglia bassa. E ripeteremo questo procedimento per tutta la riga. Termineremo la riga come l'abbiamo iniziata, quindi lavorando 2 maglie alte nell'ultimo punto. Quindi vado ad inserire l'uncinetto nell'ultimo punto e lavoro 2 maglie alte, una e 2. Dopodiché dalla prossima riga in poi non dovremo fare altro che andare ad alternare per tutto il pannello le ultime 2 righe che abbiamo lavorato. Quindi voltiamo il lavoro. Lavoriamo la prima maglia alta sostituendola con le 2 maglie basse o con il metodo che preferite. Un ventaglietto sulla maglia bassa sottostante. Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Una maglia bassa nello spazio formato dalla catenella e poi di nuovo un ventaglietto sulla maglia bassa e quindi il procedimento resta sempre quello. Si va poi ad ultimare con una maglia alta nell'ultimo punto e si vanno comunque ad alternare queste 2 righe. Troverete indicato qui in alto il numero totale di righe di lavorazione insieme alla misura in centimetri che potrà essere variata in base alla dimensione che volete dare alla vostra borsa. Quindi raggiungiamo queste misure o le misure scelte e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, una volta lavorato tutto il pannello, ho lavorato 27 righe totali, ho raggiunto 36 cm circa. A questo punto dobbiamo andare a rifinire la parte alta, che non sarà semplicemente a maglia bassa, ma introdurremo una mezza maglia alta per andare a pareggiare tutto il bordo e poi proseguiremo con il giro di finitura tutto intorno. Quindi ho già girato il mio lavoro, procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino alla maglia bassa che si trova nella riga precedente. Quindi lavoro una maglia bassa in ogni punto sottostante, ovviamente entro anche dove c'è lo spazio formato dalla catenella, quindi esattamente qui. E poi dove ho la maglia bassa andiamo a lavorare una mezza maglia alta. In questo modo pareggeremo il bordo. Proseguiamo lavorando una maglia bassa fino alla prossima maglia bassa che incontriamo. Qui lavoriamo una mezza maglia alta. Procederemo in questo modo fino al termine della riga. Termineremo lavorando l'ultima maglia bassa sull'ultima maglia alta. A questo punto dobbiamo procedere con il giro di rifinitura, quindi passare sul lato più lungo. Qui per le principianti è sempre un po' un problema capire dove andare a puntare l'uncinetto e vi capisco perché all'inizio anche per me era un problema. Comunque facciamo una catenella e ci andiamo a risolvere un po' il procedimento. Quindi lavoriamo la prima maglia bassa esattamente alla base dell'ultima maglia bassa lavorata, quindi inseriamo l'uncinetto qui e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa nel punto subito dopo, è comunque abbastanza visibile, quindi facciamo una maglia bassa, dopodiché saltiamo questo punto scomodo, andiamo qui in questa solina successiva, inseriamo l'uncinetto e in questo punto lavoriamo 2 maglie basse. Quindi in questo modo andremo un po' a sostituire il punto che abbiamo saltato qui. Ora andiamo a lavorare una maglia bassa nel punto successivo, quindi inseriamo l'uncinetto in questo punto e lavoriamo una maglia bassa e poi ci andiamo ad inserire di nuovo in questa maglia qui, ben visibile. Inseriamo l'uncinetto prendendo le 2 asole esterne e lavoriamo 2 maglie basse. Andremo quindi a rifinire tutto il bordo in questo modo. Ora andiamo a lavorare una maglia bassa nel punto successivo e poi 2 maglie basse in questa asola che vediamo qui. Prendiamo solo le 2 asole esterne e lavoriamo 2 maglie basse. Procederemo in questo modo fino al prossimo angolo, quindi esattamente qui dove c'è la catenella iniziale. Ok, dobbiamo andare ad ultimare questo lato, andremo a lavorare tutte maglie basse anche nella catenella, dopodiché giriamo, facciamo una catenella, una maglia bassa nella stessa catenella in cui abbiamo lavorato già una maglia bassa e poi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni catenella. Questo procedimento ovviamente lo ripeteremo anche nel successivo angolo, quindi anche qui andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella di una maglia bassa e poi si procede come abbiamo fatto su questo lato. Anche in quest'ultima catenella lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa
e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e dobbiamo ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto sull'altro lato, quindi salto questo punto, vado esattamente qui, inserisco l'uncinetto prendendo le due asole esterne e lavoro 2 maglie basse. Inserisco l'uncinetto nel punto successivo, esattamente questo qui, e lavoro una maglia bassa, poi salto di nuovo questo punto, vado in quest'asola e lavoro 2 maglie basse, una e due, una maglia bassa nel successivo e continuerò in questo modo per tutto questo lato. Ovviamente è scontato che dobbiamo ottenere lo stesso numero di maglie sia sul lato che sull'altro, quindi andiamo a rifinire anche tutto questo lato e ci ritroveremo qui. Ok, arrivati a questo punto andiamo a lavorare una maglia bassa alla base di questa maglia bassa qui, una maglia bassa sulla maglia bassa che abbiamo qui nell'angolo, catenella, maglia bassa nello stesso punto e andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi andiamo ad ultimare il giro. Bene, qui ho l'ultima maglia bassa, faccio una maglia bassa, non faccio l'ultima catenella perché ora taglio il filo e sarà sostituita dall'asola di chiusura. Bene, a questo punto avremo ottenuto un pannello che misura 38 cm per 25. A questo punto dobbiamo occuparci dei laterali. Per fare questo innanzitutto dobbiamo andare a piegare a metà il nostro pannello e prenderci il punto qui centrale come riferimento. Possiamo mettere un marcapunti perché andremo a sviluppare i laterali esattamente sul pannello. Quindi ho messo i miei marcapunti esattamente a metà, volendo possiamo anche andare a prendere le misure con il metro, non è un problema. Ho 19 cm sia da un lato che sull'altro, quindi perfetto. A questo punto andiamo a sviluppare i laterali, ovviamente io ne farò uno fuori video ed uno lo faremo insieme. Quindi mi sono già portata avanti con un laterale. Come vi dico sempre, le borse e tutti i progetti che vedete qui sul canale sono realizzati al momento, quindi devo necessariamente fare delle prove prima di darvi tutte le indicazioni. Comunque l'altro lo andiamo a fare insieme. Ci facciamo il cappietto iniziale, ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione il marcapunti che abbiamo messo per separare le due parti. Inseriamo l'uncinetto nella metà catenella del primo punto disponibile sul laterale in questo modo e andiamo a lavorare delle maglie basse in costa retro. Quindi lavoreremo una maglia bassa in costa retro fino ad arrivare più o meno in prossimità del marcapunti. Dunque, avendo io 46 punti sul laterale, ho lavorato 21 maglie basse. Ora andrò a lavorare 2 diminuzioni, quindi lavorerò 2 punti insieme per 2 volte e poi di nuovo 21 maglie basse. Quindi in questo modo riuscite a capire come andare a suddividere i punti e poi nelle righe successive verrà tutto in automatico. Quindi ho lavorato 21 punti, lavoro la prima diminuzione, inserisco l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro, prendo il filo, non chiudo, inserisco l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo, ho 3 asole, le vado a chiudere tutte e 3 insieme. Questo procedimento lo ripeterò per una seconda volta, quindi andrò a lavorare 2 diminuzioni nella parte centrale del pannello
in questo modo. Ed ora proseguiamo lavorando una maglia bassa nei punti restanti, che sappiamo benissimo sono 21 punti. Ok, fatto questo vado a mettere un marcapunti per segnare le due diminuzioni che ho fatto in questa riga, quindi esattamente qui. Lo inserisco proprio in questo modo, così nella riga successiva so benissimo che devo andare a prendere in considerazione queste 4 maglie per fare le due diminuzioni della riga successiva. Quindi questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di righe che vi lascio indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi si volta il lavoro, non faccio la catenella iniziale, ma se vi trovate più comode potete farla tranquillamente. Inserisco l'uncinetto nella metà catenella sottostante e lavoro la prima maglia bassa. Procedo in questo modo, lavoro una maglia bassa nei punti successivi, ovviamente maglia bassa in costa retro, e poi quando mi trovo in prossimità del marcapunti sottostante, noi abbiamo detto che dobbiamo andare a calcolare queste 4 maglie, possiamo mettere dei marcapunti se siamo più comode. Quando arriviamo a questo punto andiamo a lavorare le due diminuzioni e poi procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro, quindi per il totale poi di righe che trovate indicato. Bene, ho lavorato 20 maglie, ora faccio le due diminuzioni, sempre nello stesso identico modo, una e due. Poi posso andare a riposizionare il marcapunti come abbiamo fatto nella riga precedente, così sappiamo benissimo poi dove andare a fare le diminuzioni nel giro successivo. Vado ad ultimare la riga e si continua così fino ad ottenere il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi lavoriamo tutte queste righe e poi ci rivediamo. Ok, una volta lavorate le 6 righe che corrispondono esattamente a 5 cm, a questo punto possiamo andare a tagliare il filo e dobbiamo poi andare a cucire i laterali per andare a chiudere comunque la borsa. Tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. Questo sarà il risultato provvisorio, ovviamente ora dobbiamo andare a cucire i due laterali, quindi portiamo il lavoro sul rovescio, per me questo è il dritto, mi regolo ovviamente con la maglia bassa e mi trovo sul dritto, quindi vado a rovesciare il mio pannello e andrò a cucire i miei laterali a punto basso in costa retro, così darò una maggiore profondità alla borsa. Prendo lo stesso cordoncino, faccio il cappio iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto e vado a cucire. Ovviamente si può cucire anche con l'ago da lana, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto prendendo solo la metà catenella retro e faccio lo stesso con il punto frontale sull'altro lato. In questo modo prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassa. Ripeterò questo procedimento fino a cucire comunque tutto il laterale. Ed una volta terminata la cucitura posso tagliare il filo, andarlo a bloccare tra le maglie e ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato.
Ok, a questo punto possiamo riportare il progetto sul dritto. E questo sarà il risultato provvisorio, ma non abbiamo ancora terminato perché dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo. Quindi ci riprendiamo di nuovo il cordino, facciamo il cappio iniziale e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi. Io mi aggancerò qui sul bordo. Ho inserito l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro, prendo il filo, cioè il cappietto, inserisco l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e vado a lavorare una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Questo lo farò ovviamente per ogni punto che ho lungo il bordo. Noi ora ci ritroveremo qui per vedere poi come procedere sulla parte dei laterali. Ok, arrivati nella zona del laterale lavoriamo l'ultimo punto bassissimo sul pannello centrale e poi ci spostiamo sul laterale. Andremo a lavorare semplicemente delle maglie bassissime sui punti che abbiamo lungo il bordo, quindi inserisco l'uncinetto nel punto successivo, in questo modo prendo il filo e chiudo a punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo e così fino a rifinire questa zona. Ovviamente il numero di punti corrisponderà esattamente al numero di righe che abbiamo. Quindi in modo veramente molto semplice io vado a rifinire tutto il mio bordo. Poi riprendo sul bordo del pannello centrale, ripeterò poi lo stesso procedimento anche sull'altro laterale. Terminato il giro non faremo altro che continuare a lavorare a maglia bassissima in costa retro per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi senza chiudere il giro io punto l'uncinetto nella metà catenella della maglia bassissima del primo giro, quindi nel primo punto, e vado a lavorare una maglia bassissima e continuo così per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Bene, ho lavorato sul bordo 5 giri di punto bassissimo per un totale di 2,5 cm. A questo punto ho già tagliato il filo, vado a tirarlo fuori e chiudo con asola di chiusura. Bene, a questo punto non ci resta che andare ad applicare la chiusura. Io applicherò una chiusura magnetica con le alette, ma vi mostro il mio metodo per applicarla senza creare un supporto e senza far passare le alette attraverso la lavorazione della borsa. Prendiamo 2 pezzetti di filo, la chiusura la posizioniamo ovviamente con le alette verso di noi, inseriamo i 2 capi di filo al centro dove ci sono le alette. Prendiamo la griglietta, la posizioniamo al di sopra e quindi andiamo a fissare il cordoncino che si trova tra la griglietta e la chiusura con le alette. Ci aiutiamo sempre con una pinza. Dopodiché andiamo a fissare la nostra chiusura con questi
fili che abbiamo qui, andiamo a fare dei nodini molto nascosti. Ok, in questo modo ho portato i fili all'esterno, ora con l'aiuto di un ago li riporto all'interno e vado a fare dei nodini nascosti, quindi devo andare a bloccare per bene il filo. Ovviamente ho dato per scontato che comunque la chiusura va centrata per bene. Questo è il risultato una volta nascosti tutti i fili. Come potete vedere, una cucitura perfetta. Ripeto lo stesso procedimento anche per l'altra parte della chiusura. Bene, una volta applicata la chiusura, a questo punto non ci resta che andare ad applicare la catena. Io ho a disposizione 1 metro di catena che ho suddiviso in due parti, quindi sono due segmenti da 50 cm che ho unito insieme con dei moschettoni. In questo modo, come potete vedere, e vado ad applicarla semplicemente sul bordo, ovviamente sul laterale. Volendo potete anche prendere entrambi i bordi, quindi faccio passare il moschettone attraverso la lavorazione a maglia bassissima in questo modo e ripeto lo stesso procedimento ovviamente anche sull'altro lato. E questo sarà il risultato finale. Ho realizzato anche un piccolo portachiavi a forma di cuore. Se vorreste vedere il tutorial veloce anche di questo, fatemelo sapere come sempre nei commenti qui in basso. Comunque un progetto veramente molto semplice, facile, veloce, a prova di principiante. L'ho pensato proprio per le principianti perché è veramente semplicissima realizzarlo. Un modello baguette, ovvero un modello largo e stretto per quanto riguarda l'altezza, quindi un modello intramontabile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram, così potrò condividerle nelle storie. Ovviamente se questo progetto vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo con tutte le vostre amiche creative. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Amore Lanato di Borgo dei Pazzi. Vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito ed è sempre attivo. Questo è l'avanzo di una rocca da 500 grammi, quindi volendo potreste farci un'altra borsa uguale, magari un pochino più piccola perché rende veramente tantissimo, oppure un altro accessorio. Comunque l'avanzo è veramente tanto. Penso che per questa borsa ho utilizzato all'incirca 300 grammi, quindi questi saranno sì e no 200, ma anche di più secondo me, non li ho pesati. Comunque un altro piccolo progetto ci esce sicuramente. Per quanto riguarda la fodera non vi ho detto nulla, ma può essere tranquillamente foderata sia a pannello prima di andare a chiudere con i laterali, oppure la fodera a sacchetto, facilissima. Vi lascio i link sempre nel box informazioni qui in basso. Per quanto riguarda la chiusura ho messo la calamita, ma se siete pratiche potete mettere anche una cerniera, oppure fare una fascetta con chiusura a cartella, ma secondo me resta molto bella sia con la cerniera che con la chiusura a calamita, perché comunque la lavorazione resta ben visibile. Quindi a questo punto mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i tutorial di quest'ultimi. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!